bentornati nel forum. Terza recensione a questo punto in cui trattiamo qualcosa a tema Signore degli Anelli, tutto bene o male collegato. Questa sarà la terza recensione, l'ultima che chiude tutti i prodotti, dato che parliamo del Signore degli Anelli, il gioco di ruolo. È in realtà la versione per quinta edizione di The One Ring. Cosa vuol dire lo spiegherò durante il video, alcuni lo sapranno già se hanno visto la nostra live in materia, che è stata distribuita dalla Free League originariamente in inglese, è comunque già disponibile in italiano, distribuita e tradotta dalla Need Games. Comunque c'è dietro ugualmente Niepitello che ha curato anche appunto The One Ring, e se andate sul sito della Need Games sarà facile individuare come dell'Unico Anello hanno riadattato tutto per la quinta edizione. Potete trovare il manuale base con questa nuova illustrazione che ho qui sul tablet. C'è anche il manuale della contea che va in poche parole a contenere tutto quello che per l'Unico Anello c'era nello starter set. C'è un nuovo schermo per il master con un'illustrazione diversa da quella che vedete qui dietro, perché questo è quello dell'Unico Anello. E comunque di base tutto il materiale convertito. È anche disponibile per questo, per la quinta edizione, una mappa fisica che vi faccio subito vedere perché ho qua sotto. Ecco qua, poi vi farò vedere anche la scheda, e questa è sostanzialmente la mappa fisica, è a doppia faccia, questa è la mappa di tutto il mondo e dietro c'è quella per la contea. Quindi allora, bando alle ciance, non mi starò a dilungare di che cosa tratta il Signore degli Anelli gioco di ruolo per quinta edizione, perché ve lo potete molto bene immaginare. Parla del Signore degli Anelli e come ho fatto per Avventure nella Terra di Mezzo, come ho fatto per l'Unico Anello. Non starò a spiegarvi la lore del Signore degli Anelli, nel senso non sono qualificato di nuovo per spiegarvela tutta in maniera ottimale se non la conoscete, prima di guardare la video recensione sul gioco di ruolo del Signore degli Anelli, che magari vi recuperiate il Signore degli Anelli effettivamente. Come si differenzia questo manuale per la quinta edizione dall'Unico Anello e dall'altro manuale per la quinta che fu fatto? Questo è sostanzialmente una trasposizione più fedele possibile dell'Unico Anello in quinta edizione. Questo va dall'impaginazione, dalla grafica, dai disegni fino alle meccaniche. Se potevamo avere altre edizioni, come ad esempio Avventure nella Terra di Mezzo, che erano semplicemente il Signore degli Anelli nella quinta edizione, questo è proprio l'Unico Anello, però modificato in modo che possa avere le regole per Dungeons and Dragons quinta. Quindi quello che venne fuori anche, mi ricordo, nella live, e se ne discusse un po', è che differenze ci sono con le altre iterazioni della quinta edizione che trattano il Signore degli Anelli. Qui è proprio una trasposizione di meccaniche. Se vi è piaciuto l'Unico Anello, se vi è piaciuto lo stile di gioco, il modo in cui tratta alcune questioni e lo volete giocare nella quinta, questo è lo strumento che vi permette di farlo. In che modo sono riusciti a farlo? E a questo punto, su questa recensione, credo che mi concentrerò principalmente su questo aspetto: quali sono le differenze di sistema passando da quello che era l'Unico Anello a questo che è quinta edizione con il classico D20 System, perché non vedo che cos'altro potrei dire a livello generale che non abbia già detto nell'Unico Anello, dato che è praticamente a livello di concetto lo stesso gioco. Ovviamente ci sono stati dei cambiamenti di sistema significativi. Siamo passati da un sistema che utilizza D6 e D12 a un sistema che utilizza un intero set di dadi e principalmente il D20, come quello di D&D. È anche da far notare, come espresso sul sito della Need Games, che all'interno del manuale esiste un qualche tipo di indicazione di come convertire il vecchio sistema dell'Unico Anello al D20 System. In realtà anche alla lettura mi è sembrato un passaggio molto tranquillo. Tra l'altro immagino che se state guardando questo video sappiate bene o male come funziona il sistema di D&D, quindi non sarà troppo difficile trasporre le regole di quello che era l'Unico Anello a un sistema di 20, dato che comunque
alla fine il sistema dell'unico anello di per sé non era assolutamente difficile. Cambiamenti significativi ci sono stati anche ovviamente nel combattimento, dato che effettivamente il combattimento dell'unico anello si basava su quantomeno nella disposizione in campo di una parte un pochino meccanica che contava diverse tipi di aree in cui si poteva combattere, perché c'erano personaggi che potevano restare a distanza e quindi si ponevano in una zona del campo di combattimento diversa, e l'iniziativa andava anche in base a quella struttura là. Qua invece il combattimento è ovviamente strutturato come D&D, o comunque molto più similmente a D&D, quindi potete bene immaginare che come sia tiri di iniziativa eccetera. La caratteristica interessante è che comunque, come è stato tra l'altro detto anche sul sito della Need Games, hanno ricercato con molta fedeltà il metodo per riadattare praticamente tutti i sistemi presenti nell'unico anello. Quindi li ritrovate tutti e li ritrovate adattati in una maniera che è effettivamente un passaggio molto fluido rispetto a quello che poteva essere il sistema originale dell'unico anello, e comunque i cambiamenti secondo me non sono neanche troppo tragici. Caratteristica importante è che sono state manipolate forse più di tutte qua quelle che in D&D sono le abilità. In sostanza ne sono state introdotte 4 nuove, di cui 2 che sono cacciare e viaggio, servono in maniera particolare per la fase del viaggio, perché cacciare ve lo potete immaginare, viaggio non è proprio l'abilità tecnica del viaggio, ma tutto quel tipo di conoscenze e di abilità di pianificazione che serviranno per pianificare il viaggio, quindi conoscere le distanze, conoscere le zone più sicure da cui passare, ad esempio i passi montani, conoscere i vari pericoli. Il viaggio poi sarà gestito da una serie di abilità in realtà abbastanza classici. Sono state rimosse a livello concettuale alcune abilità di D&D, come ad esempio Arcana, e sono state alcune cambiate di nome per, diciamo, rientrare meglio in quella che è il linguaggio ma anche la lore del Signore degli Anelli. Per il resto, quando vi farò vedere la scheda, noterete che la maggior parte è rimasto invariato. L'unica aggiunta significativa che non c'è in una scheda della quinta è la parte per l'ombra, che è gestita in realtà in maniera molto simile a com'è nell'unico anello. C'è una maggiore possibilità di resistere all'ombra qua, in un certo senso, perché la maggior parte delle fonti dell'ombra per cui veniamo in contatto possono sì corromperci, ma questa corruzione ne possiamo resistere con dei tiri salvezza esclusivamente sulle caratteristiche mentali. Sarà indicato sul manuale quale tiro di salvezza è adatto a una determinata fonte di corruzione. Qua i punti ombra si accumuleranno ugualmente come succede nell'unico anello. La caratteristica di riferimento per capire quando sostanzialmente l'ombra ci ha corrotti è saggezza. Una volta che i punti ombra avranno superato o raggiunto il nostro valore di saggezza, avremo delle complicazioni molto forti, eccessi di follia che ci fanno fare qualcosa di orribile, ma scaricano il nostro contatore ombra, potremmo dire. Questo viene a un prezzo. Otterremo un qualche tipo di difetto, qualcosa che ha segnato il nostro personaggio, un trauma che lo caratterizzerà. Una volta che avremo segnato sulla nostra scheda il quarto difetto e l'ombra ci corromperà di nuovo, il nostro personaggio è perduto. Sarà totalmente corrotto, devastato dall'ombra e ormai totalmente sotto il servizio del Signore Oscuro. Altra caratteristica interessante che è stata aggiunta, si era fatto notare anche nella live quando si parlava del gioco di ruolo del Signore degli Anelli, è che è stato mantenuto il successo magico. Ora, nell'unico anello il successo magico era sostanzialmente un successo straordinario, particolare, incredibile, che era dato dal possedere determinati tipi di virtù o determinati tipi di armi o oggetti magici, che ovviamente davano o facevano accedere a un potere assolutamente incredibile, e quindi questo giustificava che qualcuno riesce in situazioni particolarmente difficili o impossibili. Qua è stato mantenuto sostanzialmente invariato quello che è il successo magico, lo avremo a disposizione da poter utilizzare, è collegato qua quindi quasi principalmente a oggetti magici. Alcune virtù ci daranno la possibilità di utilizzare un successo magico, ma è solitamente caratteristica di oggetti. E a livello meccanico viene spiegato molto semplicemente:
è come ottenere un 20 sul dado. In poche parole, ci saranno delle situazioni in cui noi possiamo utilizzare quello che è effettivamente un critico automatico, che è sbloccato da alcuni oggetti o da alcune nostre abilità. Interessante averlo continuato a mantenere, perché nel mondo del Signore degli Anelli gli oggetti magici sono molto più rari di quello che ci potremmo aspettare in una qualsiasi normale campagna classica di D&D, ma nettamente più potenti, e quindi giustificano un loro utilizzo che ha effetti molto più impattanti sul gioco. La creazione del personaggio è classica per la quinta edizione, vi farò vedere la scheda. Sono stati mantenuti i nomi dell'unico anello, in questo caso introduzione in italiano, quelle che sono le culture eroiche, quindi le nostre razze sono state trasformate semplicemente in culture, e quello che almeno nella versione inglese dell'unico anello erano chiamati i Callings sono in italiano, almeno nella versione italiana, sono tradotte con vocazioni. Le vocazioni fungeranno sostanzialmente e molto semplicemente da vostre classi, con un'unica differenza importante. Di nuovo, chi ha visto la live l'avrà visto perché l'abbiamo mostrato: ci sono 10 livelli invece che 20. Da questo punto di vista poi per la progressione in livello non cambia nulla, potremo sbloccare varie specializzazioni collegate alla classe, ma i livelli sono 10. L'altra caratteristica particolare è il fatto che sono ritornati per omologarsi a quello che era effettivamente il sistema dell'unico anello, a quello che era praticamente il sistema dei talenti di edizioni precedenti di D&D, magari di Pathfinder, ovvero ogni cultura ha una serie di virtù. Le virtù sono sostanzialmente talenti, abilità speciali che non possono essere scelti tutti, diciamo, ma dipendono dalla propria cultura di provenienza. Ogni cultura ha i propri. Nella nostra progressione in livello, alcune dei benefici che ci dà il salire di livello sarebbe poter prendere una virtù. Altra caratteristica significativa che è rimasta con l'unico anello e che mi è piaciuta molto come l'hanno adattata sono i reward, sostanzialmente i premi che otteniamo completando le nostre missioni. Nell'unico anello appunto esistevano le virtù, che erano caratteristiche del personaggio che potevano essere sbloccate e mano a mano si diventava più forte, e una serie di oggettistica principalmente magica che ci veniva consegnata dopo aver compiuto qualche tipo di obiettivo particolarmente eroico. Queste vengono mantenute e funzionano in una maniera molto divertente e, mi espongo a dire, molto più efficiente di come funziona nella quinta edizione. Sono sostanzialmente gli oggetti magici come li possiamo trovare da manuale della quinta, ovviamente cambiati per essere in linea con il mondo del Signore degli Anelli e quindi ulteriormente più rari, ma invece di averci quel dubbio che bene o male, parlando con altri, diciamo, fellow players, attanagliava molti soggetti, molte persone all'inizio della quinta edizione, era: ma posso farli in qualche modo comprare ugualmente gli oggetti magici? Qui risolvono molto semplicemente dicendo: sono ricompense per aver compiuto missioni, per aver raggiunto obiettivi particolarmente importanti. Non sono cose che si possono normalmente trovare nel mondo, ti vengono donate dopo aver fatto qualcosa di incredibile. È ovvio, Aragorn non ottiene la spada magica semplicemente andando al mercato di Minas Tirith e comprandosela, no? La parte sull'equipaggiamento è rimasta totalmente invariata e più o meno funziona meccanicamente come funziona in D&D, ma a questo punto direi di andarvi a far vedere velocemente la scheda, così potete capire quanta poca differenza c'è con una della quinta. Come potete vedere, la scheda è questa. Anche il layout è molto simile, qui ci sono caratteristiche, abilità, c'è il proficiency bonus, i punti ispirazione, attacchi, classe armatura, salute, tutte le abilità. Questa è la zona aggiunta appunto per l'ombra, lo vedete, c'è scritto Shadow, non so se si legge. Qui ci sono tutte le informazioni per il nostro personaggio. Questa è la scheda già pronta nel manuale di Bilbo Baggins e vedete c'è la propria cultura, è un hobbit appunto, il Calling è Treasure Hunter e è di 6° livello. Comunque di base, se sapete compilare una scheda della quinta edizione, non avrete problemi a riempire anche questa. La conversione è stata fatta, direi, in maniera molto semplice e molto fluida, quindi
non è assolutamente uno shock culturale passare da un sistema all'altro, da tenere conto che oltre queste schede nel manuale ne troverete delle altre. Comunque da far notare che secondo me la parte estetica in cui hanno reso questa scheda è molto più carina, ma opinione mia, di quella della quinta. Quella della quinta era forse un po' troppo lapidaria, questa si adatta bene secondo me all'estetica del Signore degli Anelli nonché al manuale. Quali sono le altre schede che trovate? Le schede del viaggio. Ovviamente è stata mantenuta anche la sezione del viaggio, con una conversione anche qui molto fedele. Dovrete prepararvi per il viaggio, ottenere le risorse che vi servono, pianificare lo spostamento, perché viaggiare nel mondo del Signore degli Anelli non è una cosa da poco. Dovrete dividervi i ruoli un po' come se foste il Ryutama, ma come era in realtà già consigliato nell'unico anello. E come è stata gestita la parte della pericolosità del viaggio, che nell'unico anello era fatta con quella mappa con vari colori, gli esagoni erano di vari colori a seconda della pericolosità delle zone. Qui semplicemente ci sarà da affrontare dei tiri di abilità per vedere che cosa è successo durante il viaggio. A seconda delle situazioni il viaggio potrebbe andare assolutamente liscio o ci potrebbero essere degli incidenti di percorso, nemici che ci attaccano, o comunque situazioni particolarmente pericolose, la tempesta di neve che costringe la compagnia a passare per Moria, ad esempio. Importante che l'abbiano mantenuto, perché secondo me anche l'idea del viaggio è fondamentale, anche solo nell'idea, nell'estetica che molti hanno del Signore degli Anelli. È disponibile una scheda apposta per il singolo viaggio che voi mano a mano dovete compilare, con una parte anche divisa in esagoni per segnare anche il vostro percorso se volete. Molto carina, ma a guardarla a me mi ha ricordato un po' la scheda del regno di Pathfinder Kingmaker, il modulo d'avventura, non il gioco, che a guardarla le prime volte sembra una cosa bellissima, un'idea geniale, ma mano a mano che si va avanti sembra sostanzialmente di star compilando una dichiarazione dei redditi. Quindi, sebbene io non l'abbia provato effettivamente, eventualmente se voi l'avete fatto e non è così smentitemi qua nei commenti, ho paura che affondare troppo un'avventura sul viaggio si rischi poi di incappare in quel momento in cui oh no ragazzi, bisogna di nuovo compilare la scheda del viaggio, forza mettiamoci lì, perché comunque alcuni elementi da riempire con alcuni determinati modificatori ce li ha. Ultima delle caratteristiche forse un pochino diverse rispetto a quello che vi potreste aspettare in un normale sistema adattato alla quinta edizione, ecco, è quella che nella vostra progressione ai livelli è indicato anche talvolta che otterrete dei craft, sostanzialmente delle abilità di crafting o comunque di costruzione di qualcosa, o particolari abilità artistiche, ve le potete scegliere. Sono sostanzialmente l'artigianato e la professione come erano nel vecchio D&D. A cosa servono? Che schifo, direte. No, perché qui sono una cosa particolare. Potreste essere un abile guerriero, ma con un'aspettata abilità nello scrivere poesie o canzoni epiche. Perché vi serve? Perché gli scontri, esattamente come poteva accadere qua, alcune volte non necessariamente devono essere armati. Potreste interagire con personaggi importanti, assolutamente essenziali del mondo del Signore degli Anelli. Potreste partecipare a riunioni di re, governanti, potenti. Dovete essere anche abili nel saper destreggiarvi di fronte a questi personaggi e quindi avere tutta una serie di abilità che vi possono aiutare non solo in combattimento ma in quelli che sono effettivamente eventi mondani. Questo sarà molto importante perché la meccanica dei patroni è rimasta e quindi ci sarà anche la possibilità di incontrare il proprio patrono, dialogare con lui in un qualche tipo anche di contesto particolarmente formale, sapervi comportare di fronte a certe persone e avere delle abilità adatte magari per stupirli è assolutamente consigliato. Il bonus del patrono è anche quello stato convertito al D20 System
come succedeva nell'unico anello, a seconda del patrono che avete, avrete più o meno punti compagnia, e poi ognuno vi potrà dare basilarmente un effetto meccanico che è collegato a lui e a lui particolarmente. Altre differenze particolari non mi sento di inserirle. È stata mantenuta la fase della compagnia, ma la fase della compagnia bene o male era fortemente narrativa anche nell'unico anello, quindi potete fare esattamente le stesse cose che potete fare là, arrivare da semplicemente riposarvi a mettere su una vera e propria famiglia o ottenere titoli nobiliari, quello che volete, insomma. Da tenere conto che ovviamente essendo un'ambientazione, essendo l'ambientazione del Signore degli Anelli, la magia è più potente ma meno presente che in D&D, quindi non aspettatevi insieme a questa la classica scheda degli incantesimi, perché non funziona così. Cosa si può dire a questo punto di questo titolo? Secondo me, in conclusione finale, bisogna affrontare la questione sotto due aspetti. Il primo è abbastanza ovvio: se esiste già l'unico anello, perché ne hanno fatto una trasposizione così tanto fedele che ha richiesto anche un impegno significativo per quinta edizione? Credo che nessuno abbia dubbi nel dare una risposta. Avere questo grosso 5 qua sopra è un vantaggio, è un'ambientazione amata e famosissima, con un sistema di gioco amato e famosissimo che è assolutamente irrilevante e anzi preponderante in molte community. Quindi è ovvio, il motivo per cui questa edizione esiste è per spanderla il più possibile. C'è anche da dire che a questo punto io, se fossi qualcuno che deve consigliare a un nuovo giocatore, prima consiglierei magari di giocare all'unico anello. Non mi ricordo più chi tu sia e presumo che non starai guardando questo video, ma anni fa, quando ancora discutevo con il mio profilo privato Facebook, sotto post di Facebook, incappai nelle classiche discussioni quinta edizione, 3.5 quale è meglio, e questa persona, giuro, non ricordo il tuo nome, ma ora solo capisco cosa volevi dire, disse, credo con riferimento alla prima edizione dell'unico anello, che era il modo per giocare il Signore degli Anelli. Ora gli posso dare ragione, perché il sistema con cui è rappresentato l'unico anello in un qualche modo aveva una meccanica un pochino più speciale. Aveva quel tipo alcune volte di tragicità nel suo sistema che è più caratteristico di un'ambientazione fortemente eroica. Ormai a ridurre tutto al minimo denominatore con il D20 System forse alcune volte ci si perde. Sappiamo tutti come funziona, sappiamo tutti che è semplice, è veloce per molti che magari non hanno tempo omologarsi e prendere questo invece che imparare il nuovo gioco, perché tutti sappiamo come funziona. Vi assicuro che chiunque di voi legga questo manuale capirà immediatamente le sue meccaniche e come sono state convertite, perché appunto siamo tutti abituati, ma alcune volte in questa diluizione a D&D forse si perdono stili di gioco che sarebbe consigliabile provare, non andando totalmente a sostituire D&D, ma provare insieme. Quindi alla fine la mia considerazione finale è: Il Signore degli Anelli, gioco di ruolo, è un titolo valido? Assolutamente, perché traspone in una maniera assolutamente fedele e perfetta meccaniche che erano già di un gioco valido di per sé, e meritano, per un confronto secondo me adeguato e giusto, essere provati entrambi. Magari non dico a livello proprio meccanico, cioè provare la stessa campagna con entrambi, ma se siete appassionati del mondo del Signore degli Anelli, perché no? Fate un'avventura con uno, provate un'avventura con un altro, con personaggi diversi, in situazioni diversi, per vedere quale dei due si adatta effettivamente al vostro stile di gioco. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo visto. Se vi è piaciuto ovviamente mettete mi piace, condividete, passate dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram, anche un canale Telegram se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul gioco di ruolo. Francesco dal Forum Sentenzia, chiudo.